tipografiche. No, tu non paghi niente, cara Banca d'Italia, perché? Perché tu paghi le spese tipografiche con la carta stampata. Quindi noi non vogliamo più essere presi in giro. Ormai noi abbiamo capito, e con questa nostra attività, con questo servizio che noi facciamo anche a questa televisione, con le lezioni che abbiamo fatto all'università, noi per la prima volta abbiamo messo in piazza il segreto dei grandi usurai. Io so che anche negli ambienti scientifici la verità fa paura, perché questa verità toglie ai grandi bari del gioco della storia il segreto con cui fino ad oggi hanno barato. Per cui oggi, fino ad oggi, la moneta è stata... Pronto? Fino ad oggi la moneta è stata accettata in prestito col corrispettivo del debito, perché? Perché la grande opinione pubblica ancora pensa che la moneta ha valore perché c'è l'oro depositato in banca. Con la fine degli accordi di Bretton Woods noi abbiamo avuto la prova clamorosa che la riserva non c'è, quindi non è necessaria la riserva per dare valore alla moneta. Con la fine degli accordi di Bretton Woods è successo questo, vi racconto i fatti. De Gaulle disse all'America: cambia in oro i dollari che io ti presento per l'incasso. Siccome con gli accordi di Bretton Woods l'America si era impegnata a conservare un rapporto di garanzia di un'oncia d'oro per ogni 35 dollari, che cosa ha fatto De Gaulle? Ha messo all'incasso i dollari. E allora l'America ha pagato 90.000 tonnellate di oro. A un certo punto l'oro è finito. E quando è finito l'oro, hanno fatto prima il pool dell'oro, con cui l'America comprava l'oro a 45-46 dollari l'oncia per rivenderla alla Banca di Francia e alle altre banche a 35 dollari l'oncia. Ma questo giochetto è durato per un po', il doppio mercato dell'oro. Poi che cosa è successo? A un certo punto ha detto Nixon: no, io non ti cambio più, perché? Perché al posto dell'oro c'è la merce che sta sul mercato americano, cioè il prodotto del lavoro americano che crea un valore che si sostituisce all'oro. Questo ragionamento è un'altra truffa. Perché? Perché il valore della moneta è condizionato dalla esistenza dei beni da misurare nel valore, come ogni unità di misura ha l'utilità condizionata dagli oggetti da misurare. Se non vi fossero oggetti da misurare nella lunghezza, il metro non servirebbe. Se non vi fossero oggetti da misurare nel peso, il chilogrammo sarebbe inutile. Ecco che quando io dico che vi sono oggetti da misurare nel valore, io non dico che gli oggetti da misurare nel valore sono la riserva monetaria, no? Perché la riserva monetaria è quando si dice che la moneta è un titolo di credito rappresentativo della riserva, e tu non si può mettere al posto dell'oro la merce che sta sul mercato. Perché? Perché quando la moneta è un titolo di credito rappresentativo della riserva, come ha fatto De Gaulle, io presento la moneta, tu mi dai quello che è oggetto del credito. Ma quando la merce sta sul mercato, io mi presento con la moneta o con dollari o con lire, non è che io posso pretendere la consegna, io posso proporre un contratto di compravendita che può essere accettato o non accettato. Quindi è ben diversa la situazione. Quando viene accettato come compravendita, perché avviene? Perché la moneta serve per misurare il valore del bene e serve anche come equivalente economico dell'oggetto che si va a comprare, perché la moneta non è solo misura del valore ma anche valore della misura, come abbiamo dimostrato, come il metro non è solo misura della lunghezza ma lunghezza della misura, perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente all'oggetto che vuole misurare. Ma io non posso dire allora che il valore della moneta è il valore della riserva e che la riserva è data dalle merci che stanno sul mercato, perché questo significa spostare completamente i parametri del ragionamento. Ecco allora che noi abbiamo proposto come riforma del sistema quello di sostituire alla moneta proprietà di banca la moneta proprietà di popolo, il che significa che, come diceva
un principe romano, il principe Ruspoli, il miglior posto per conservare i soldi sono le brache del popolo. A ogni cittadino va dato un codice dei redditi sociali mediante il quale gli deve essere accreditata la quota di reddito prodotta dalla stampa della moneta. Ovviamente che significa questo? Che noi vogliamo fare di ogni cittadino il comproprietario pro quota per la sua parte del valore causato dalla convenzione monetaria. E naturalmente questo reddito di cittadinanza risolve un mare di problemi. Per esempio, uno dei grossi problemi che oggi è sul tappeto del mondo del lavoro è la robotizzazione, cioè con le macchine noi possiamo sostituire il lavoro dell'uomo. Quando la macchina sostituisce il lavoro dell'uomo, che cosa avviene? Viene allo stato attuale disoccupazione, il robot crea disoccupazione. E allora, quando uno diventa disoccupato perché non lavora più, io gli devo dare per sopravvivere non più il salario, perché il salario è il compenso del lavoro. Se uno è disoccupato io non gli posso dare salario, ma io gli devo dare reddito di cittadinanza, cioè la quota di moneta causata dalla stampa della moneta a titolo di proprietà del cittadino. Quindi non deve essere l'elemosina di Stato, deve essere un diritto di proprietà che il cittadino può pretendere nella sua qualità di soggetto di diritto. Quando il cittadino pretende la quota di moneta lo fa perché? Perché la moneta è di costo nullo, la carta è di costo nullo. L'accettazione è un'attività mentale di gruppo per cui la moneta ha valore per il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia. Carta inchiostro con cui si crea moneta serve anche per pagare gli operai che stampano la carta, quindi il simbolo moneta, la moneta è di costo nullo, quindi io la devo accreditare gratuitamente al cittadino. Una volta abbiamo stabilito questo, allora lo Stato, una volta dichiarata la moneta di proprietà del cittadino all'atto dell'emissione, lo Stato deve trattenere in partenza quello che gli serve senza distribuire i soldi dei cittadini e ritirarla col fisco. Non è che noi non paghiamo le tasse, le vogliamo pagare, ma le vogliamo pagare in modo intelligente, non in modo bestiale come si fa oggi. Oggi quando noi paghiamo le tasse, cioè paghiamo un debito non dovuto alla Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia con le tasse si ritira quello che ha prestato all'atto dell'emissione. Ecco allora che questo sistema consente di riformare, perché consente di dare il colpo di spugna a tutto il mondo dei debiti, a tutto il mondo delle alterazioni contabili che sono state tutte condizionate dalla truffa iniziale perpetrata dalla Banca Centrale, che all'atto dell'emissione, prestando il dovuto, carica il costo del denaro del 200%, cioè fa usura. Lo ha detto Tarquini, il padre di ogni usura è il tasso ufficiale di sconto perpetrato e applicato dalla Banca d'Italia. E allora, signori magistrati, vogliamo cominciare a fare giustizia sul serio? Volete fare il processo a Berlusconi? Allora, perché non facciamo il processo ben più importante contro il governatore della Banca d'Italia? Perché io, nella mia denuncia di falso in bilancio, io non ho dato solo la notizia criminis, la notizia del reato, io ho dato la prova del reato, che noi abbiamo fornito la confessione resa davanti alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma dall'avvocato della Banca d'Italia quando ha detto la moneta è di proprietà della Banca d'Italia. In quel momento lui ha confessato in nome e per conto della Banca d'Italia il reato di falso in bilancio, perché nel bilancio la Banca d'Italia non considera la moneta oggetto di proprietà della banca, la considera